Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Nota dell'editore. La pubblicazione del libro Vitor cu Cap de Mort ha messo la società rumena di fronte a una realtà inquietante. Si può dire che l'opera di Radu Cinamar abbia suscitato molti interrogativi nella coscienza delle persone. Alcuni lettori hanno cercato di scoprire cosa si cela dietro il racconto quasi incredibile dell'autore. D'altra parte, un importante quotidiano ha dedicato 2 pagine all'argomento, confermando in parte diversi elementi presentati nel libro. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con noi le loro scoperte e anche coloro che ci hanno inviato i loro apprezzamenti. Nel tempo trascorso dalla pubblicazione di Vitor cu Cap de Mort, la nostra redazione ha ricevuto innumerevoli telefonate di lettori che esprimevano le loro opinioni sull'argomento così appassionante di quest'opera. La maggior parte dei lettori ha reagito in modo molto positivo, congratulandosi con noi per aver avuto il coraggio di pubblicare un libro di questo tipo. Al di là dell'evento della grande scoperta sui Monti Bucegi, che viene descritta nell'ultimo capitolo del libro, dobbiamo notare che Radu Cinamar ci ha offerto una vera e propria miniera di informazioni esoteriche che possono guidarci meglio, in modo più chiaro e autentico nella nostra vita quotidiana. Questi elementi importantissimi sono resi dall'autore in modo così diretto e incisivo e hanno avuto un così grande impatto sui lettori che ho notato con piacere che l'opera è diventata molto rapidamente un best-seller nel settore. Molte persone mi hanno chiesto se conoscono l'autore del libro e se ciò che viene presentato in esso è vero. Ho avuto molte conferme sugli elementi descritti nel libro. Una delle prove più sorprendenti è stata contenuta nell'articolo di Adina Mutra sul giornale Ziarul, pubblicato il 7 febbraio 2005, di cui riporto qui di seguito alcuni stralci. Il Gabinetto 1 aveva istituito un'unità per lo studio dei fenomeni paranormali e per l'addestramento dei parasoldati sulle montagne di Buzului. Il Gabinetto 2 era invidioso. Così, su ordine di Elena Ceausescu, fu creata un'unità di paranormali, a cui la compagna affidò una grande varietà di missioni, tra cui la ricerca di tesori leggendari. Per prima cosa, gli uomini di Elena spiarono i parasoldati del gennaio Ilie Ceausescu. Poi, acquisite alcune competenze, furono lanciati alla ricerca di antichi tesori nascosti in misteriose grotte dei Carpazi, in particolare nel Bucegi, dove si diceva che un'enorme galleria fosse piena d'oro. Dipartimento Sicurezza Zero. Alla fine dell'anno scorso è uscito uno strano libro, intitolato Vitor cu Cap de Mort, di Radu Cinamar, che fa riferimento ad alcune sensazionali scoperte del Dipartimento Zero della Securità, un dipartimento con molti zeri, il che significa che era molto molto segreto. Si dice che sia stato istituito nel 1968 su ordine di Nicole Ceausescu per scoprire, educare e sviluppare soggetti umani con capacità fuori dal comune, seguendo l'esempio di USA, URSS e Cina, paesi molto avanzati in questo campo. Poiché all'epoca Ceausescu non era in buoni rapporti con i russi, rifiutando l'appoggio di Mosca in quella che fu chiamata la Primavera di Praga, secondo l'autore fu firmato un protocollo con la Cina, che prevedeva che il Dipartimento Zero è stato incaricato di organizzare e supervisionare il lavoro di questo dipartimento top secret per 15 anni. E la Romania è stata obbligata a concedere borse di studio a 100 studenti cinesi per lo stesso periodo di tempo. L'autore localizza le basi di questo Dipartimento Zero, una nella vicina città B e l'altra sui monti Retezat, e cita diverse missioni significative, classificate come eventi K, come le sparizioni di persone sui monti Buzului, avvenute nel 1981, di cui abbiamo riferito anche in un precedente numero dello Ziarul. Si parla anche di un sistema per rilevare la frequenza di vibrazione di ogni persona, oggetto o fenomeno basato sul principio della risonanza. Di fatto, un dispositivo inventato da Kerol Prezibilla e sotto l'assoluta protezione della sicurezza di Elena Ceausescu. Uomini in nero a Bozioru sulla base di questi dati concreti,
rivelati anche da altre persone coinvolte in tali attività all'epoca, scopriamo che gli eventi K del misterioso Dipartimento Zero della Securità si confondono con le attività dell'unità paranormale dell'esercito, con sede sui Monti Buzului, subordinata al generale Ilie Ceaușescu. Il ricercatore Vasile Rudan, specialista in percezione extrasensoriale, lavorava sotto stretto contratto per questa unità. Condusse esperimenti extrasensoriali su bambini dotati e i rapporti, le fotografie e i negativi, così come i filmati, furono consegnati all'unità. Non gli fu permesso di fermare nulla. Gabinetto 2 spie. Ho contattato il gennaio Nicole Play e gli chiesi del Dipartimento di Sicurezza Zero e delle sue preoccupazioni paranormali. Non ho mai sentito parlare di una cosa del genere. Ho sentito parlare dell'esercito, ma non della securità. Ma Elena Ceaușescu si occupava di queste cose nel Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia, di cui era presidente. Il primo vicepresidente era Ion Ursu. Nel CNST c'era un dipartimento che progettava la ricerca di questi fenomeni e la sperimentazione su di essi. Scavando ulteriormente, ho appreso da un colonnello in pensione che lavorava nel DSS che, in effetti, all'interno del CNST c'erano persone il cui programma era monitorare la ricerca paranormale, i loro rapporti erano sotto il codice zero, raggiungendo Elena Ceaușescu. Lei poi li distribuiva a 3 subordinati. 2 di loro lavoravano nel DSS. Uno si occupava delle aree con giacimenti strategici, uranio, petrolio, scoperti con la percezione extrasensoriale. L'altro era responsabile di alcune invenzioni, che venivano poi trattate dall'Istituto di Tecnologia Avanzata. Il terzo si occupava di quelle di interesse personale del compagno. In altre parole, i paranormali di Ceaușescu lavoravano mentre quelli del Gabinetto 2 li spiavano e rubavano i loro rapporti. Leggende di Pele. Elena Ceaușescu venne a conoscenza dei tesori di Bucegi grazie alla regina Elisabetta, Carmen Silva che, nei racconti di Peles, aveva raccolto molte testimonianze di abitanti e pastori sui favolosi tesori nascosti nel cuore della montagna. In La fortezza del Baba racconta la storia di una misteriosa fortezza sotterranea a enormi quantità d'oro. Sembra che il re Cherol I non abbia scelto per caso l'ubicazione del castello di Peles, inaugurato nel 1883, a Bucegi, poiché molte pubblicazioni straniere hanno riportato lo strano insieme di sculture megalitiche nella roccia della Sfinge, Babele e le grotte circondate da eremi. I sacerdoti, custodi dei segreti dei tesori lasciati in eredità dai loro antenati, avevano costruito una rete di eremi come fortini di guardia. Grotta sacra nel Bucegi. In primo luogo, sono state monitorate le pubblicazioni che fanno riferimento a grotte e caverne. Nel suo studio Dacia Iperborea, pubblicato a Parigi nel 1936 e ripubblicato in Francia e in Italia negli anni '80, quando fece molto scalpore, Vasile Lovinescu affermava che la montagna OM è attraversata da un'enorme grotta che è una delle più grandi del mondo, nel senso che non è stata terminata, essendo sfruttata solo per una ventina di chilometri. Non è stato specificato chi l'abbia sfruttata e a quale scopo. Tra il 1966 e il 1968, l'architetto peruviano Daniel Ruzzo si recò in Romania per fare ricerche sulla Sfinge, che aveva visto in una cartolina. Era accompagnato da un'equipe di rumeni che realizzò un film per lo studio Alexandru Sania, Mysteries in Stone. Ruzzo aveva notato che la Sfinge assomigliava alla figura principale di una scultura rupestre nella pianura di Marcahuasi, in Perù, denominata Monumento all'Umanità. In realtà, la Sfinge non è nemmeno un solo volto, come osserva l'archeologo peruviano, poiché è circondata da altri volti umani di razze diverse, oltre che dalla testa di un cane. In base alla sua lunga esperienza, Daniel Ruzzo conclude che il cane è il guardiano di un tesoro e che deve esserci una grotta del tesoro, vicino a questo magnifico monumento dell'uomo. Sull'orlo dell'immortalità un'altra ricercatrice che ha condotto uno studio approfondito sul massiccio di Bucegi, studio che è finito sulla scrivania del secondo gabinetto, è stata Cristina Piculescu. Secondo la sua teoria, ampiamente sviluppata nel libro UFO, Universi paralleli, del condottore Emil Strinu, a Bucegi, vicino al Picco Omu, si trova un centro energetico informazionale naturale della Terra, indicato da tutte le tradizioni delle antiche civiltà. Cristina Piculescu ha rilevato,
attraverso una serie di analisi di campioni di roccia e l'elettronografia, una serie di proprietà molto particolari di questo pilastro del cielo, l'albero della vita, identificato con il picco OM-OMU. Infine, ha dimostrato che il centro rappresenta un luogo geometrico di connessione cosmica, una porta di uscita dall'universo terrestre, con un'attività energetica misurabile che si manifesta ciclicamente, notando che dal 1986 l'intensità del centro ha superato la soglia di latenza. Il centro era conosciuto anche in epoca dacica, essendo situato sulla montagna sacra Kogaion. Invocati dalla Sfinge, i Daci sapevano come rendersi immortali, concludeva lo studio, completato nel 1988 e presentato al CC del PCR, da dove, per canali misteriosi, è giunto sulla scrivania del popolo del Compagno. E forse flirtava con l'idea dell'immortalità, come molti sovrani della storia, che avevano i loro stuoli di alchimisti che dovevano trovare la pietra filosofale, che era l'elisir di lunga vita e poteva trasformare qualsiasi metallo in oro. Elena Ceaușescu era una collezionista di ogni sorta di pratiche ringiovanenti e rinvigorenti che apparivano nelle nostre o nelle altrui opere. Ma gli eventi del dicembre 1989 stavano bussando alla porta e il tempo stava per scadere, per le incursioni in sotterfugi diversi da quelli del potere. Ma sicuramente, ai suoi tempi, queste teorie erano studiate molto più assiduamente, anche se in gran segreto, di quanto non lo siano oggi, quando vengono rese pubbliche, ma le autorità non mostrano alcun segno di interesse. Per quanto riguarda il favoloso tesoro nei sotterranei di Bucegi, non è stato trovato perché non è stata trovata la porta del tesoro, che avrebbe condotto alla grande galleria tempestata d'oro. Anche se nel libro futuro con la testa di un morto si afferma che questa grande galleria è stata scoperta dai satelliti della NASA e che lì c'è un tesoro di inestimabile valore per la storia dell'umanità. Ma forse l'autore ha affrettato un po' i tempi. Commercio scadente, gli uomini di Elena Ceaușescu erano ben orientati. Uno dei più fervidi ricercatori della geografia sacra della Romania, Dan Corneliu Brneanu, che ha pubblicato numerosi articoli sul centro sacerdotale di Bucegi, conferma che nel cuore della montagna esiste una rete di gallerie sotterranee che potrebbe collegare diverse grotte e avere gallerie di collegamento con altri centri sacri nel mondo. Ha anche studiato il libro di Daniel Ruzzo, La storia fantastica de un descubrimiento, pubblicato dalla casa editrice Diana in Messico, sul suo viaggio attraverso le montagne sacre della Romania, che conservano memorie della civiltà presalentina. Ruzzo è rimasto affascinato dalla moltitudine di rappresentazioni sacre sulle rupi che costeggiano la strada per l'uomo, sculture antiche, precedenti al diluvio e rose dall'antichità, che raffigurano sacerdoti e leoni, guardiani dei tesori. Ho studiato molti centri sacri protostorici in tutto il mondo, ma qui nei Carpazi ho trovato la porta del tesoro, scrive Daniel Ruzzo. Quale tesoro potrebbe essere? Dan Corneliu Brneanu spiega, non è solo un tesoro materiale, ma soprattutto spirituale, che trasmette informazioni da un ciclo all'altro delle civiltà che si sono sviluppate sulla Terra fin dai tempi antichi. Lobsang Rampa ha lanciato l'idea di un deposito iniziatico sotterraneo tra le montagne del Tibet, von Däniken ne ha individuato un altro tra le montagne dell'Ecuador, e Daniel Ruzzo ha ritenuto che la triade sacra finisca nel Bucegi, se non dove inizia, vista la parola OM, di particolare importanza spirituale, che si trova in molti toponimi solo nel nostro paese. Alla pietra pazza. Corneliu Brneanu, dopo molte ricerche, anche attraverso la radiestesia, ipotizza che una porta di accesso alla rete sotterranea sotto Omu potrebbe trovarsi nella valle di Obari e Ialomiei, in un luogo dominato da una roccia chiamata Biserica Trsnit o Piatra Trsnit, che termina bruscamente con una parete verticale, come un muro di contenimento. Alla base di questa parete ci sono rocce rotte, probabilmente derivanti dallo scavo di un passaggio, realizzato più di 40.000 anni fa, che coprono l'ingresso. Le figure notate da Ruzzo durante la sua ascesa a Omu potrebbero segnare la verticale su cui, a 12 metri di profondità, si trova questa porta. Colgo l'occasione per informare i nostri lettori che non conosco personalmente il signor Radu Cinamar. Non dispongo di dati, informazioni o riferimenti sul signor Radu Cinamar e ogni mio tentativo in tal senso è stato inutile. Il materiale è stato ricevuto tramite posta elettronica e tutti gli altri accordi sono stati presi, su ferma richiesta dell'autore, per la stessa via.
Dopo qualche esitazione dovuta all'insolita forma di collaborazione, ho comunque accettato il materiale per la pubblicazione, perché ho ritenuto che il suo valore per il popolo rumeno fosse eccezionale. Lo stesso metodo è stato utilizzato dall'autore in questo volume che, come vedrete, è ancora più sconvolgente del precedente. Il signor Radu Cinamar è una persona molto nascosta e capisco perfettamente le sue motivazioni, che derivano direttamente dagli elementi che ha presentato nei suoi libri. Tuttavia, spero vivamente di avere l'opportunità di incontrarlo in un futuro non troppo lontano, e non ho dubbi che questo sia il desiderio della maggior parte dei suoi lettori. 12 giorni. Un'iniziazione segreta al regno mistico degli dei riesce a ribaltare quasi totalmente la nostra concezione della vita e dell'universo in cui viviamo. Sebbene siano esposti in modo chiaro, le nozioni e gli eventi contenuti nel libro sconvolgono talmente la nostra mentalità da costringermi ad accettare che forse tutti noi abbiamo bisogno di una profonda rivalutazione del nostro modo di pensare e di vivere. L'editore. Parola prima se i sorprendenti eventi degli ultimi 2 anni si fossero limitati alla straordinaria scoperta sui Monti Bucegi, di cui ho riferito nel volume precedente, Vitor Q. Cap de Mort, probabilmente non avrei avuto un buon motivo per scrivere un nuovo libro. Nemmeno la grande spedizione che Cesare ha condotto attraverso le enigmatiche e gigantesche gallerie sotterranee, partendo dalla sala delle proiezioni, sarebbe stata una spinta abbastanza forte da indurmi a presentarne gli elementi principali. Le ragioni sono 2. Da un lato, il fatto che questi aspetti sono attualmente il più grande segreto di Stato della Romania. Come avevo anticipato, dopo il suo ritorno nel paese, Cesare ha mantenuto la promessa di riferirmi gli eventi e le scoperte più importanti della spedizione in cui si è avventurato insieme a un comando d'élite di 15 soldati altamente addestrati. La spedizione segnò forse l'esplorazione più audace e affascinante della storia dell'umanità. Anche se non ne conosco tutti gli aspetti nel dettaglio, posso comunque dire di avere una panoramica pertinente delle realtà sorprendenti che ho appreso dalla storia di Cesare. L'ho incontrato alla fine di ottobre 2004, un anno dopo la sua partenza per la spedizione. Il clima politico era caldo, era il periodo critico che precedeva le elezioni. A quanto mi risulta, la relazione di Cesare durò 5 giorni e fu ascoltata da una speciale commissione rumeno-americana. È possibile che alcuni fattori politici siano stati radicalmente influenzati dalle nuove scoperte e prove presentate. Ho appreso che i membri della commissione d'udienza sono stati talmente sopraffatti dai dati del rapporto e dalle prove presentate che per ore e ore non sono stati in grado di prendere alcuna decisione o di trasmettere coerentemente le informazioni ai vertici dello Stato. Il loro intero sistema di valori è stato completamente stravolto e non c'erano altri punti di appoggio per le loro vecchie idee. Forse per questo motivo giunsero alla conclusione che era necessario un cambiamento radicale del sistema e delle influenze occulte nel paese. È incredibile come la catena di eventi iniziata con la grande scoperta sui Monti Bucegi e proseguita con l'imponente spedizione nei tunnel sotterranei abbia modificato quasi completamente il pensiero e il destino di alcune persone. Tra queste c'ero anch'io, che ho dovuto adattarmi rapidamente a una grande trasformazione della mia esistenza. Questa trasformazione ha coinvolto soprattutto il mio essere interiore. L'universo occulto in cui Cesare mi ha gradualmente iniziato e il fatto di essermi convinto personalmente di alcuni aspetti sorprendenti della vita fisica e sottile mi hanno portato recentemente a interessarmi molto alle opere specializzate e ad arricchire così le mie conoscenze in questo settore, quasi completamente ignorato dalla maggior parte delle persone. Ho constatato, tuttavia, che è molto difficile descrivere in modo credibile alcune situazioni ed eventi che, nella concezione abituale, rasentano l'assurdo e le attuali idee scientifiche materialiste. In effetti, questo è il secondo chiaro motivo per cui non descriverò la grande spedizione rumeno-americana. Oltre al fatto che Cesare non è d'accordo a scriverne, sono anche del parere che sia molto improbabile che il racconto del viaggio unico abbia un impatto reale sulla coscienza delle persone. Naturalmente, si tratterebbe di una situazione temporanea, poiché il susseguirsi degli eventi mondiali, soprattutto in questo periodo critico dell'umanità, è imprevedibile e spesso sconvolgente. Può accadere che una questione banalizzata in un momento venga riconsiderata nel suo vero valore subito dopo. Se analizziamo con attenzione tutto ciò che accade nel mondo, notiamo che segue un filo conduttore la cui luce brillante è già stata intravista da alcuni esseri umani, che possono riconoscerla tra molte altre possibilità.
Possiamo quindi aspettarci una rapida e sorprendente trasformazione della coscienza delle persone, e solo allora gli elementi della grande spedizione, partita dai Monti Bucegi, saranno apprezzati e, soprattutto, compresi nel loro vero valore. Questa è la situazione quando viene riferita a grandi masse di persone. In particolare, però, Cesare mi ha rivelato che ci sono già diversi gruppi che stanno cercando di costruire una sorta di base informativa e persino pratica per rendere relativamente facile l'assimilazione delle rivelazioni della grande spedizione per altri esseri umani. Allo stesso tempo, mi ha informato che ci sono anche altri gruppi di interesse che vogliono prendere il controllo del processo decisionale ai più alti livelli della sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda il sito di Bucegi. Cesare non ha incontrato l'anziano Massini, ma ha saputo che questi, accompagnato da altre 2 eminenze grigie della massoneria mondiale, ha avuto diversi contatti e discussioni significative su questo tema con alcune figure politiche in Romania e soprattutto negli Stati Uniti d'America. In uno dei colloqui che ho avuto con lui dopo più di un anno di separazione, Cesare mi ha detto, tra l'altro, che sia lui che il generale Obadea sentono già alcune pressioni in questa direzione. Da questo punto di vista, nonostante i fattori positivi della grande scoperta e della spedizione effettuata, la battaglia tra il bene e il male sembra essersi acuita. Tuttavia, l'ordito di queste questioni è molto complicato e contiene elementi top secret che, sebbene ne conosca la maggior parte grazie alla discussione avuta con Cesare, non sono in grado di rivelare in questo momento. Tuttavia, sono assolutamente convinto che verrà un tempo di grandi rivelazioni e, da alcuni dei segni che già esistono, sembra che questo futuro non sia troppo lontano. A volte, per consentire uno svolgimento armonico e coerente degli eventi, è importante che le cose non vengano forzate, anche se ciò è possibile e anche se l'intenzione di tale azione è apparentemente profondamente benefica. In fondo, la realtà che tutti noi viviamo a livello microcosmico non è altro che il riflesso delle leggi universali a livello macrocosmico. I cambiamenti e le trasformazioni che avvengono nel nostro mondo devono avere un significato profondo ed essere applicati con saggezza, in modo da non creare distorsioni o rotture del ritmo. La situazione attuale del popolo rumeno e di tutta l'umanità può essere paragonata a quella di un malato di cancro. La malattia è difficile, ma può essere curata. Non si tratta di un semplice raffreddore che può essere curato immediatamente. Nel caso di un uomo malato di cancro, per non avere metastasi, deve agire con precisione e intelligenza. Se, ad esempio, nel suo grande desiderio di guarire, il malato di cancro sente parlare di una cura miracolosa e la applica immediatamente, senza giudizio, il suo corpo rischia di cedere perché non è ancora sufficientemente forte, pronto a ricevere l'afflusso di energia curativa. Pertanto, prima sono necessarie alcune fasi preparatorie di purificazione e solo allora si può applicare il trattamento decisivo, che porterà alla guarigione completa. Allo stesso modo, la coscienza delle masse, viziata dalle situazioni difficili e molto complesse della società moderna, non sempre è il livello necessario per assimilare correttamente alcune informazioni e conoscenze, il che potrebbe persino portare a uno spegnimento della sua ricettività o a un contraccolpo. È proprio per questo che è bene aspettare il momento giusto per fare le scioccanti rivelazioni che Cesare ha condiviso con me, soprattutto perché riguardano sia l'intero paese che l'umanità nel suo complesso. In altre parole, si tratta di una questione di impatto generale, di ampio respiro e con una grande forza di penetrazione nella coscienza delle masse, se queste sono pronte a riceverla. A livello individuale, la situazione è molto più semplice. Quando gli eventi a cui partecipiamo prendono una piega spettacolare, intuiamo che il destino ci sta preparando a qualcosa. Poi, quasi involontariamente, ci troviamo coinvolti in alcune circostanze che ci costringono praticamente ad adattarci al volo al nuovo corso degli eventi, mantenendo allo stesso tempo un vivo interesse e un'intensa aspirazione a saperne di più e ad agire in modo più efficace. È proprio questa la situazione in cui mi trovo attualmente. Conosco solo in parte le forze sottili che vi sono coinvolte e i motivi nascosti della loro azione, ma sento con grande convinzione che mi stanno guidando passo dopo passo verso una meta ben definita nel futuro. Quello che posso dire con convinzione è la sorprendente intensità con cui ho vissuto gli eventi che descriverò in questo libro, e anche che essi hanno trasformato radicalmente tutto il mio essere. Sono quasi tentato di credere che gli incontri e le discussioni con Cesare, le spiegazioni iniziatiche che mi ha dato,
Persino la mia presenza sul luogo della grande scoperta sui Monti Bucegi e l'apprendimento degli elementi principali della spedizione da lui guidata non siano stati altro che una sorta di anticamera. Una preparazione assolutamente necessaria per ciò che avrei vissuto in seguito. I fatti sono perfettamente interconnessi e sento che ogni azione è integrata in un enorme insieme causale che si muove verso un obiettivo specifico con la precisione di un cronometro. Gli eventi che ho vissuto andavano ben oltre persino l'illusione che sperimentiamo durante un sogno. Confesso che durante questi eventi, che si sono svolti nell'arco di circa 2 settimane, lo stato di totale smarrimento non mi ha quasi mai abbandonato per un momento. Posso addirittura dire che è stato il motore a innescare una trasformazione fondamentale del mio essere, la cui natura profondamente spirituale rende ancora più difficile una descrizione precisa ed eloquente. Mi rendo conto che per molti lettori la presentazione di questi eventi sarà un grande punto interrogativo. Potrebbero addirittura considerarla un racconto fantastico. Cosa posso rispondere in una situazione del genere, se non che ognuno sente e considera come gli detta il cuore e l'anima? Per quanto mi riguarda, ormai libero e purificato dalla nebbia di molti aspetti e realtà che poco tempo prima non solo non capivo, ma nemmeno sospettavo esistessero, sento e vivo intensamente ogni momento e percepisco un significato molto più profondo della mia vita. Davanti a tutti coloro che, leggendo questo libro, dubiteranno della sua veridicità, sono stato io stesso a provare spesso l'impulso del dubbio e dello stupore senza che spesso mi portavano a chiedermi se stessi sognando o vivendo tutto nella realtà fisica. Ma al di là di questi shock mentali, che in qualche misura sono sicuro che anche il lettore sperimenterà, sono stato aiutato a discernere la realtà dalla fantasia e la verità dall'illusione. Inoltre, sono stato guidato affinché queste rivelazioni diventassero convinzioni molto profonde nella mia coscienza, e la base di questo processo essenziale è stata una vasta trasformazione energetica che ha avuto luogo nel mio stesso essere. Potrei paragonare questo miracolo alla situazione in cui un uomo digiuna per diversi giorni senza mangiare nulla e bevendo solo acqua. Questo sarebbe, per analogia, lo stato generale dell'uomo comune, che vive la sua esistenza in modo quasi larvale, spesso senza nemmeno sospettare le immense capacità potenziali alle quali, se vuole, può accedere quasi immediatamente. Naturalmente, alla fine della Quaresima l'uomo è indebolito, impotente. Eppure, per mantenere i termini della nostra analogia, non si rende nemmeno conto della situazione in cui si trova, pensando che questo sia il suo stato naturale. Tuttavia, non appena inizia a mangiare, scopre con grande gioia e stupore che in tutto il suo essere si riversano potenti flussi di energia che gli danno vita, forza, potere d'azione, ispirazione, estro, volontà, felicità e molti altri sentimenti e percezioni di cui prima era a malapena consapevole. La vita noiosa, spesso insipida o limitata a obiettivi banali e meschini, scompare allora come per magia. Questo è il miracolo che le profondità energetiche del nostro essere compiono. Ora sono in grado di comprendere meglio, anche se ancora parzialmente, lo stato di coscienza e la condizione energetica sottile di César Bredd, perché io stesso sto vivendo una vita diversa, molto più ricca ed effervescente di quella che ho avuto finora. Prima di scrivere questo libro, ho raccontato a César gli eventi sorprendenti che ho vissuto. Nel suo modo inimitabile, pieno di calma e comprensione, era sinceramente felice e allo stesso tempo mi ha dato alcuni consigli preziosi per aiutarmi ad andare avanti rapidamente. Ho sentito che era molto contento di vedere che la sua scelta e i suoi sforzi a mio favore non erano stati vani. Non credo che ci sia qualcuno che non voglia essere felice e che non voglia conoscere i misteri dell'universo. Ma la domanda fondamentale è: come si può realizzare tutto questo? Per quanto ne so, ci sono molti modi, ma tutti hanno una cosa in comune. Si tratta di un processo in divenire che si svolge nel tempo. Forse questo è anche il motivo principale per cui molte persone abbandonano il cammino spirituale di conoscenza prima ancora di realizzare una vera trasformazione interiore del loro essere. Sono spaventate dallo sforzo, dall'idea di perseverare. Nel mio caso, il processo di trasformazione è stato estremamente accelerato ed è durato solo 12 giorni. Probabilmente, se fosse durato più a lungo, la mia mente avrebbe trovato alcune vie sovversivo per attutire lo shock degli eventi sconvolgenti che ho affrontato e poi sarei rimasto bloccato ad un livello di comprensione inferiore. Chissà quanto tempo avrei dovuto rimanerci prima di capire il passo successivo.
La descrizione dei sublimi 12 giorni della mia vita è il tema stesso di questo libro. Se dovessi rapportare quei giorni al mio tempo soggettivo, direi che in realtà ho vissuto diversi anni, ma in modo molto condensato, in una dimensione complessa del mio essere. Per comprendere questa dimensione, il destino mi ha fatto incontrare alcuni esseri, non necessariamente umani, che mi hanno segnato con precisione fino all'incontro sconvolgente con Makandi. Quello è stato senza dubbio il punto di svolta della mia esistenza. Da quel momento in poi nulla fu più come prima. Un altro mondo, un altro universo. Sono passati solo pochi mesi dagli eventi che ho vissuto allora con grande intensità, ma tuttavia la loro vibrazione caratteristica non mi ha abbandonato un solo istante. Per questo motivo ho deciso di condividerli in questo modo, nella misura in cui riusciranno a suscitare l'interesse del lettore. C'è una causa e un significato in ogni aspetto della nostra vita. Forse, in questa immensa catena di eventi, il racconto dei fatti che seguono sarà come un ingranaggio miracoloso capace di innescare una profonda trasformazione spirituale nel nostro essere. Fondamentale in questo sforzo è la penetrazione nel cuore sottile. Radu Cinamar. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.